Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere il teorema della corda. Il teorema dice che in una circonferenza una corda è data dal diametro 2r, quindi se il raggio è r il diametro è sempre il doppio, quindi 2r, per il seno dell'angolo alla circonferenza che insiste sulla corda. Allora, la corda è un segmento che unisce due punti qualsiasi della circonferenza, quindi BC e AB e anche AC sono tre corde. Ora, che cos'è un angolo alla circonferenza? L'angolo BAC è alla circonferenza perché il vertice è sulla circonferenza e i due lati sono due corde. Allo stesso modo anche BCA è un angolo alla circonferenza perché il vertice C sta sulla circonferenza e i due lati BC e AC sono due corde. Quindi è molto semplice, perché la formula dice che una corda è il diametro 2r per praticamente il seno dell'angolo opposto, se parliamo del triangolo, dove quell'angolo è proprio l'angolo alla circonferenza. Ora, come sempre, andiamo a vedere un esercizio facile. L'esercizio ci dice che abbiamo una circonferenza di raggio 3, CO è uguale ad OB che è uguale a 3, e ci dà l'angolo in B, che è 30 gradi. Innanzitutto vi ricordo che in una circonferenza l'angolo alla circonferenza che insiste sul diametro, il diametro BC, è sempre a 90 gradi, perché se vi ricordate c'è una relazione tra gli angoli al centro e gli angoli alla circonferenza. Sicuramente in classe la prof ve lo ha detto. Infatti l'angolo al centro, che è COB, è un angolo piatto 180 gradi, è sempre il doppio dell'angolo alla circonferenza che insiste su quella corda. Quindi tutte le volte che io ho il diametro, l'angolo alla circonferenza che insiste sul diametro è 90 gradi. Questa informazione ci è utile perché così so quanto vale l'angolo in C. La somma degli angoli interni vale 180 gradi, quindi 180 meno 90 meno 30, questo angolo è 60. L'esercizio ci chiede di trovare AB e quindi AB è uguale a il diametro, quindi 6, perché due volte il raggio, per il seno dell'angolo che insiste sulla corda, quindi 60 gradi. Il seno di 60 gradi vi ricordo che è radice di 3 fratto 2, posso semplificare 2 diviso 2, 1, 6 diviso 2, 3 e quindi viene 3 radice di 3. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Questa volta abbiamo sempre un triangolo iscritto alla circonferenza e ci dà la lunghezza del lato AB e del lato BC. Dobbiamo trovare AC. Vediamo come fare con l'utilizzo del teorema della corda. Abbiamo detto che per il teorema della corda un lato è uguale al suo diametro per il seno dell'angolo opposto. Quindi AC sarà 2 volte R perché il raggio è R. Chi è l'angolo opposto ad AC? È l'angolo in B. Chiamiamolo beta. Però beta non sappiamo quanto vale. E poiché la somma degli angoli interni di un triangolo è 180, io so che beta è 180 meno l'angolo A meno l'angolo C. Quindi posso scrivere così, dove alfa è l'angolo in A e gamma è l'angolo in C. Ora, il seno di beta, cioè il seno di questa roba qua, se ci pensate bene, diventa molto più semplice. Se vi ricordate nel video dove abbiamo visto gli angoli associati, pi greco meno alfa, pi greco più alfa, eccetera, avevamo visto proprio come trasformarli. Allora, supponiamo che tutta questa roba lo chiamiamo x, quindi abbiamo il seno di 180 meno x, facciamo un disegnino. Se questo angolo è x, 180 meno x è 180 meno x, questo. Chi è il seno di 180 meno x? Se facciamo le proiezioni sappiamo che il seno è questo pezzettino qui e dal disegno vediamo che è proprio uguale a questo pezzettino qui e questo è il seno di x, per cui il seno di 180 meno un angolo, dove per noi l'angolo è questa roba qua, è uguale proprio al seno dell'angolo e quindi diventa seno di alfa più gamma, perché alfa più gamma era il nostro x, infatti questo lo posso pensare come 180 meno x e quindi x è lui. Ora per le formule di addizione e sottrazione del seno, il seno di alfa più gamma è uguale a questo, quindi fino a qui ci siete con il ragionamento? Dovevamo trovare AC che è 2R sen beta, ci manca sen beta e quindi abbiamo ragionato che beta può essere pensato come 180 meno gli altri due angoli. Alla fin fine da questi passaggi siamo arrivati a ottenere che sen beta è tutta sta robaccia qua. A questo punto noi vorremmo dei numeri, quindi ci serve trovare il seno e il coseno di alfa e il seno e il coseno di gamma.
ci vengono in aiuto i due dati che abbiamo. Noi abbiamo AB, sappiamo che ogni lato di un triangolo si trova con il teorema della corda come 2R seno dell'angolo opposto, quindi AB è 2R seno di gamma. Ora AB ce l'ho, 2R pure, quindi posso ricavarmi il seno di gamma. Per ottenere il seno di gamma devo mandare via questo 2R e quindi divido a destra e a sinistra per 2R. In questo modo questo e questo se ne vanno e quindi se lo riscrivo meglio, seno di gamma è uguale a AB fratto 2R. AB è 4 terzi R, quindi AB 4 terzi R diviso 1 fratto 2R, cioè per 1 fratto 2R, RR se ne vanno, 4 e 2 si semplificano e quindi viene 2 terzi. Siamo riusciti a trovare il seno di gamma. Con lo stesso identico ragionamento troviamo anche il seno di alfa. Infatti io so che il lato BC, che vale 4 quinti R, è uguale a 2R per il seno dell'angolo opposto, quello che ho indicato in arancione in figura. Quindi stessa formula inversa, otterremo che il seno di alfa è BC fratto 2R. BC vale 4 quinti, come prima RR si semplificano, 2 e 4 pure, e quindi viene 2 quinti. A questo punto abbiamo sia il seno di gamma che quello di alfa, ci mancano i coseni. Come facciamo? Ricorriamo alla formula fondamentale della trigonometria, che dice che cos quadro alfa più sen quadro alfa è uguale a 1. Quindi se voglio trovare il coseno, formula inversa, questo lo porto di qua, diventa meno e poi devo fare la radice. Quindi sostituisco, seno di alfa vale 2 quinti elevato alla seconda 4 venticinquesimi. Faccio l'MCM, quindi sopra viene 21 e sotto 25 la cui radice fa 5, quindi rimane la radice solo al numeratore. E così ci siamo trovati cos alfa. Facciamo la stessa cosa per trovare cos gamma. Questa volta quindi devo elevare alla seconda il seno di gamma, vale 2 terzi, alla seconda 4 noni. Facciamo anche qui l'MCM che è 9, sopra viene radice di 5 e sotto la radice di 9 fa 3, quindi anche qui la radice rimane solo al numeratore. A questo punto siamo felici perché vi ricordo che il nostro obiettivo era calcolare 2R sen beta. Sen beta è tutta questa robaccia qui e adesso abbiamo i due seni e i due coseni, quindi possiamo andare a sostituire al posto di questa robaccia qua i nostri numeri. Siamo arrivati alla fine, AC è uguale a 2R sen beta, ovvero 2R, seno di beta è tutta questa roba qua, quindi sen alfa 2 quinti, cos gamma radice di 5 fratto 3, più il contrario cos alfa sen gamma. Cos alfa è questo e sen gamma è 2 terzi. Se facciamo i calcoli, sotto abbiamo 15 che possiamo raccogliere al fattore comune e portarlo fuori dalla parentesi. Moltiplicando sopra viene 2 radice di 5 più 2 radice di 21 e questo è il nostro risultato. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Allora, che ne pensi di questi esercizi? Ti sono venuti tutti? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti anche al mio canale Instagram e TikTok per divertirti insieme a me ogni giorno in nuovi quiz e tenere allenata la mente. Io sono Monia Tomassini e se ancora non lo sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.